Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, quello che andremo a vedere oggi è un approfondimento sul lavoro e l'economia dell'oroscopo generale per il secondo semestre del 2023. L'oroscopo è già online, lo trovate nella playlist nella sezione dell'oroscopo annuale stagionale ed è quello con la copertina azzurra per capirci. Come dico sempre, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, potete comunque ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi, ho pubblicato una guida che spiega proprio come farlo e la trovate sotto nella descrizione, così come anche la mia email ed altri link a video che potrebbero interessarvi. Ragazzi, partiamo con l'imperatrice, la temperanza, un 8 di spade, un 10 di bastoni e un 9 di spade. Devo dire che si parte da una situazione piuttosto stabile con questa imperatrice o potrebbe anche far riferimento ad un progetto a cui state lavorando. Sento di più che è un qualche cosa che già avete costruito, che già avete in qualche modo elaborato. E avendo anche la carta della temperanza, vi dico che è un po' come se ci fossero le acque tranquille, nel senso che è una carta innanzitutto che parla di pazienza, quindi come se indicasse una sorta di processo lento, di avanzamento, scusate, lento, però è anche una carta che parla di equilibrio, di guarigione, di stabilità, di arte, magari per qualcuno si tratta di qualche progetto inerente alle arti, fortemente, perché anche l'imperatrice è collegata comunque a Venere, quindi potrebbe essere qualche progetto artistico, qualche progetto agricolo anche, vi dirò. Fatemelo sapere poi nei commenti. Abbiamo questo 8 di spade e l'8 di spade fa riferimento a una vostra attitudine nel guardare la situazione, magari lavorativa piuttosto che finanziaria. Ehm, C'è qualche cosa qui che diciamo voi sottovalutate o non state vedendo o è come se avesse una sorta di blocco e in effetti l'energia è un po' quella anche con la temperanza, è una sorta di staticità. Non, cioè siete in una fase di diciamo abbondanza e per la seconda parte del 2023 sento che fondamentalmente si mantiene, ok? Questo tipo di stabilità, di prosperità e abbondanza. Però cosa succede? Abbiamo un 10 di bastoni e un 9 di spade. Qui ho come l'idea che qualcuno debba iniziare a delegare perché c'è un 10 di bastoni, c'è sempre una sorta di peso, di responsabilità che probabilmente tenderete a sobbarcarvi e invece avete bisogno di restituire al mittente questo tipo di responsabilità. Sento che non sarà una cosa semplice perché comunque poi alla fine avete un 9 di spade e potrebbe darvi qualche preoccupazione, qui avete sia 8 che 9 di spade. Però andiamo a vedere carta per carta, ripartiamo dall'imperatrice. Eremita e 9 di coppe al contrario. 9 di coppe è sempre una carta di sogno, vi ricordo che qua avevate la stella. Credo che ci sia una sorta di solitudine, volontaria o no, ehm, all'interno di questo progetto. O non sapete con chi condividere, o magari è come se non aveste l'appoggio. Per qualcuno si tratta di non avere ehm, guardate, in realtà non sento che non abbiate l'appoggio a livello morale, più che tutto è come se non aveste persone vicino a voi, ehm, abbastanza afferrate su questo tema da poter condividere. Andiamo avanti, vediamo la temperanza.
Abbiamo un 9 di bastoni, un re di denari e un cavaliere di spade. Sì, qui è come la staticità, io credo che sia per difendere quello che avete già ottenuto. Però in realtà poi qua c'è anche un cavaliere di spade, quindi è un po' come la sensazione che sarà una calma un po' diciamo apparente, perché poi in realtà nella mente siete parecchio movimentati e anche questo cavaliere di spade, ehm, guardate, potrebbero anche essere due persone dalle quali dovervi difendere o due persone tra le quali voi dovrete mediare. Perché comunque la temperanza parla di riportare un equilibrio. È come se doveste, soprattutto se sono due persone, per esempio uno un collega e l'altro un superiore, piuttosto che, non lo so, se state lavorando in un'azienda familiare, potrebbe essere uno un padre, l'altro un fratello, un cugino, comunque. È come se doveste imparare un po' a difendervi, o perlomeno questo è quello che andrete a fare nella seconda parte del 2023, da queste due persone. È come un imparare a rispettare sia i vostri spazi con questo 9 di bastoni, sia lo spazio che c'è tra gli altri. Andiamo a vedere l'otto di spade. Mm. 7 di bastoni, 9 di denari e asso di spade. Ragazzi, qui c'è un sogno, c'è un progetto in atto, in essere, in testa. Ma con questo 8 di spade io ho come la sensazione che quello che vi preoccupi, quello che non vedete, che in realtà siete già nell'abbondanza. È una questione di amor proprio quando c'è il 9 di pentacoli, sta di fatto che è un po' come se doveste difendere la vostra verità. Prima la dovete vedere, prima dovete far chiarezza mentale, dopodiché ci può essere questa comunicazione e questa difesa. Tenete presente che avete due carte di difesa, quindi probabilmente è un po' come se doveste imparare a controbattere a certe questioni, a certe domande. Ci sono delle situazioni a livello lavorativo, soprattutto con certi colleghi, che sono recidive, cioè nel senso è una dinamica di comportamento. Quindi in quei casi lì normalmente le cose che ci si dice sono un po' sempre le stesse. Quindi prendetelo come un vantaggio il fatto di conoscere come funziona la dinamica e preparatevi proprio delle frasi di uscita. Cioè, le frasi di uscita sono quelle frasi diplomatiche, senza rabbia, senza che ci sia un carico emotivo, a dire la frase, ma è quella frase che dà una risposta senza dare una risposta e dà una via di mezzo, dà una mediazione. Vorrei farvi un esempio pratico per farvi capire meglio. C'è un lavoro da fare in ufficio entro la fine della giornata e un collega arriva e dice: Guarda, fallo tu perché io non ho tempo. E sapete che questa è una dinamica di comportamento di questo collega quando vuole scaricare il barile, no? Quindi, se sapete che la cosa funziona così e il vostro problema è dire no, non posso perché magari lui controbatte e insomma fa in modo, vi gira a tal punto da far sì che alla fine il lavoro lo facciate voi, preparatevi una frase di uscita, cioè oggi non ho proprio tempo, te la dovrai cavare da solo o da sola, cioè riscaricate di nuovo la responsabilità al mittente immediatamente o anche frasi più dirette, adesso dipende da quanto insomma vi potete permettere di essere diretti con l'altra persona, però frasi dirette del tipo non è un mio compito, l'hanno dato a te, spetta a te. Oppure ci sono anche scappatoie un po' meno limpide,
che è una frase del tipo non so, non ne ho idea, non l'ho mai fatto, non so se so farlo, o cose del tipo, sapete, quelle frasi che dite un po' per alzare le mani, per non prendervi la responsabilità. E ve le preparate e quando la persona arriva voi avete questo mezzo per tagliare quel tipo di dinamica. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Mm. Sole, 8 di coppe, fante di bastoni, imperatrice al contrario che avevamo già all'inizio della linea, asso di coppe, re di coppe, e re di bastoni. Ragazzi, i re li avete praticamente, ne manca uno, ne avete 3 su 4. È come se qui ci fosse qualcuno che ha bisogno un po' di riscoprire il proprio fanciullo interiore. Guardate, sento proprio perché anche qui comunque ho sia la temperanza che la carta dell'imperatrice e qui ho il bambino interiore e l'imperatrice. Allora, qui ho una questione di legame familiare, magari appunto se avete un'azienda familiare, o è una questione di non deludere i propri genitori. Oppure per qualcun altro è proprio una questione di cercare quello che vi dà l'entusiasmo interno, quello che vi nutre, quello che vi fa accendere l'entusiasmo per la vita, quello che vi fa alzare con gioia. Perché qui guardate, comunque c'è anche un asso, mi sembra di giocare a Pinacola, un asso di coppe e due re al contrario. C'è qualcosa che non nasce, che non parte e io sento che è molto legato a questo sogno, a questo desiderio. Ragazzi, ho la sensazione che per qualcuno ci sia una questione anche legata alla maternità. Probabilmente ci potrebbe essere qualche desiderio di maternità, ma l'impossibilità a... È come se voi pensaste di non essere in grado di sostenere tale periodo a livello economico. Andiamo a vedere il 9 di spade di che cosa parla. 10 di bastoni al contrario, fante di coppe, 2 di bastoni. Sì, c'è qualche questione legata a quello che dovete lasciare indietro che vi preoccupa molto, ma io sento che, ripeto, è la vostra testa, ragazzi. In realtà non sarebbe così un dramma se voi doveste lasciare indietro queste responsabilità, se doveste iniziare a delegare, se doveste iniziare, insomma, a pensare un po' di più a voi, perché qua avete una serie di carte al contrario non indifferente. E qui comunque con questo fante di coppe, io sento che per molti potrebbe arrivare un'offerta, una proposta che ho come la sensazione vi darà tipo uno spiraglio di luce per il futuro. Qui abbiamo un 2 di bastoni. È una carta che guarda al futuro, ma c'è comunque bisogno di passare attraverso questo 10 di spade, di bastoni, scusate. È un lavoro anche sull'amor proprio perché abbiamo un 9 di pentacoli. Vi dico, potrebbe anche essere proprio una questione di trovare la propria indipendenza economica. Allora, ragazzi, se siete all'interno di un'azienda, se siete dipendenti, ci potrebbero essere delle barriere da dover alzare o perlomeno qualcuno è come se si dovesse proteggere dall'ambiente circostante e potrebbe anche essere necessario da parte vostra un intervento per mediare tra due persone, tra due, sì, posizioni diverse, diciamo così. Se siete senza lavoro, ragazzi, guardate, quest'ora di pentacoli
promette bene perché potrebbe essere qualcuno che vi dà una mano. In effetti vi sento un po' preoccupati per la vostra indipendenza finanziaria, non che non stiate bene, ma è come se non foste autonomi. Per qualcuno 9 di Pentacoli parla proprio di un mettersi in proprio. Magari volete aprire la partita IVA, una vostra azienda, una nuova filiale. Mi parlano di franchising. Però sì, c'è qualcosa legato qui ai bambini, alla maternità, che può anche voler dire diventare migliori madri di se stessi, uomini o donne che siate, avere quella parte compassionevole in voi che è in grado di perdonarvi. C'è qualcosa qui con questo 10 di pentacoli che avete bisogno di rielaborare ed è qualcosa secondo me che riguarda l'infanzia, i sogni con le stelle dell'infanzia, il vostro bambino interiore, quello che accende l'entusiasmo e quello che vi nutre, vi ripeto. Come quando guardo la carta della stella mi viene in mente anche la speranza. È come se dovesse ritrovare un pochettino la speranza per credere nuovamente in certi sogni. Però arriverà qualche cosa di positivo perché abbiamo un fante di coppe. Può essere una nuova idea. Io credo che, allora, è come se aveste bisogno di ridimensionare in un certo senso gli obiettivi, no? Se il tipo di obiettivo di sogno che avevate prima è troppo lontano da quello che è la vostra o che state o l'obiettivo che magari avete adesso, perché qui si parte da un'imperatrice, quindi magari qualcuno ha già un progetto in atto, però se effettivamente è un po' troppo lontano da quello che è la vostra anima, qui si tratta semplicemente di redirezionare e ho come la sensazione che verso la fine dell'anno vi arriverà un'idea per far sì che questo avvenga, anche se adesso comunque magari non la vedete. Ehm, Nel caso siate senza lavoro, ragazzi, vi dicono proprio di cambiare direzione. È come se qui aveste certe pendenze, certe aspettative o qualcun altro, perché vi ricordo che il 10 di bastoni sono sempre le aspettative degli altri di cui noi ci carichiamo, però possono essere anche le vostre, adesso ognuno di voi lo applichi alla propria realtà, però è come se ci fossero delle aspettative, dei sogni, degli obiettivi, qualche cosa che a voi in questo momento pesa, che ha bisogno di essere rivalutato perché effettivamente vi sta togliendo l'entusiasmo. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Mm, realtà. Scusate se rido, però mi viene in mente la carta della luna, le proiezioni. Guardate in faccia la realtà. E infatti qui avete anche l'otto di spade. Dovete un po' togliervi la benda, rendervi conto di quello che sono le aspettative o i pesi che vi state portando dietro, che magari non sono vostri, e restituire queste responsabilità al mittente semplicemente. È come, non lo so, perché da un lato sento che vi sentite soli nel portare avanti questo progetto. Quindi dipende se siete voi che siete soli. Cioè, nel senso, se è un progetto che state portando avanti da soli perché gli altri non hanno competenze, sufficienza neanche per condividere delle idee, o se comunque siete stati un po' abbandonati a voi stessi, mi viene da dire. Non lo sento tanto perché comunque qui abbiamo un re di pentacoli. Però sì, è vero che ci sarà qualche pensiero di troppo, ma ripeto, sono solo pensieri, è roba vostra. In realtà la situazione è ben più rosa di come voi la state vedendo. Guardate la realtà dei fatti, effettivamente.
Ragazzi, per quello che riguarda le finanze, vi dico, se volete vivervela un po' meglio, tagliate il superfluo, tagliate quello che non vi serve più, tagliate i capricci, tagliate, non lo so, invece di andare al bar 7 giorni su 7 a fare colazione, andateci 3, 2, insomma, cercate di limitare le cose che non sono necessarie, magari, giusto perché psicologicamente vi rende in uno stato d'animo in cui state risparmiando. Quindi automaticamente il vostro subconscio pensa in un altro modo, inizia a dire ok, sto risparmiando, ok, quindi vi fa sentire un po' più sicuri. Conosci chi sei? Sii ciò che conosci. Ragazzi, lo sento molto collegato con questa parte qua, con le aspettative, con quello che vorreste lasciarvi indietro. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi per la seconda parte del 2023. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come orientarvi meglio nel prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, con un commento, che a me piace sempre leggere i commenti, con un'iscrizione o con una condivisione. Se poi volete anche sostenere attivamente il canale, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due. Quella più bassa è un semplice supporto al canale, con la fascia di prezzo più alta si ha accesso ai video di crescita personale e spirituale. Ci tengo a fare una precisazione: il percorso sulle credenze limitanti che sto proponendo è un percorso personale, è cucito sulla persona, ma tratta una parte di tutto quello che io vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro una seconda parte del 2023 splendida e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!